Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del volante Podium Rally di Fanatec. In questo caso la versione con il volante Sparco da 32 mm, corredata di bottom plate, quick release Podium e il Podium Shifter. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui per parlare del volante rally di Sparco. In realtà con questa bottom plate ho visto realizzare diverse configurazioni di volante perché si presta molto bene a livello estetico a diverse configurazioni anche da GT. A secondo veramente del volante che decidete di montarci, rende molto accattivante quello che è l'appeal estetico e soprattutto il tipo di utilizzo che si può fare con questa bottom plate. Oggi siamo qui per parlare della versione Podium da Rally e subito, come potete vedere, parliamo di un volante fatto in collaborazione con Sparco molto bello. Ragazzi, le impugnature danno un ottimo grip, naturalmente l'Alcantara, ragazzi, andrà probabilmente nel tempo a rovinarsi, anche se da Fanatec vi dico, nei volanti Formula che ho avuto tanti anni fa è durata tantissimo, si è rovinata sempre pochissimo. Per esempio sui volanti BMW tendeva un pochino di più a rovinarsi, quindi non so, io l'ho utilizzato un bel po' questo volante perché ce l'ho da oltre un mese e devo dirvi che si è comportata benissimo. L'ho usata con i guanti e senza. Al momento, ragazzi, è come se fosse nuova. Nella parte interna non si notano nemmeno le cuciture, infatti devo dirvi che è molto piacevole al tatto, davvero bello. In più con la parte qui sopra in pelle con la scritta Sparco, ragazzi, davvero racing. Vi manderò naturalmente dei video per farvi vedere come si monta, ma è stato tutto molto semplice. Naturalmente datevi del tempo per mettervi lì e andarla a montare. Protagonista in questo caso è la nuova bottom plate. Ragazzi, in realtà la parte della struttura della bottom plate è in plastica, ma in questo caso non va ad inficiare nulla sull'utilizzo perché non è strutturale in quello che è l'utilizzo, è solamente avvitata nella parte frontale a quello che è il volante. E quindi per nulla inficia il discorso strutturale come feeling e nell'utilizzo con i vari motori. Ma comunque a livello estetico nella parte frontale abbiamo una lastra di carbonio da 3 mm, carbonio opaco, molto bella. Sempre nella parte frontale c'è il piccolo LED informativo di quelli che sono i vari setup che avete all'interno delle basi e che utilizzando anche app esterne possono arrivare a darvi anche delle altre informazioni. Fa parte sempre questo del sistema Fanatec per rendere accessibili tutti i parametri delle vostre basi direttamente dal volante. Si accede andando a premere questo pulsantino qui in alto e andate ad accedere a tutto il menu per poterlo utilizzare. Naturalmente per scorrere all'interno dei menu ci sono dei funky switch direzionali e premibili con cui potete muovervi tranquillamente all'interno dei menu. Nella parte centrale qui abbiamo dei bottoni. In realtà hanno un tipo di feeling totalmente diverso da quelli che sono stati tutti i volanti che ho provato da Fanatec. Ve li faccio sentire. Hanno una corsa simile anche a quella che è la corsa di modelli più vecchi di Fanatec, ma personalmente li ho trovati molto compatti nel click e molto piacevoli. Mi sono piaciuti poi, come sempre, i rotari. Vi faccio sentire il rumore, molto deciso sempre lo scatto, ma soprattutto in questo caso mi piace il sistema che hanno scelto per la visualizzazione dei vari valori, perché all'interno c'è un LED che va a illuminare il numero e praticamente sarà sempre molto visibile quello che è il valore scelto, soprattutto nei giochi in cui andate a scegliere ad ogni posizione
quello che è il valore di traction control, di ABS o di quello che volete all'interno dei vostri simulatori. La parte della cover cap dei rotari è totalmente in plastica, ma il tipo di feeling dato da questa durezza di scatto l'ho trovato piacevole. Poi sempre a livello estetico, che va a dare questa linea al volante, c'è questa piastra in plastica di iniezione che fa anche da cover in alcuni casi ad alcuni pulsanti. Arriviamo adesso alla parte dietro e proprio qui in questo caso abbiamo il podium hub, dove anche la bottom plate va a prendere alimentazione. Vedete, c'è questo cavo che si inserisce qui sotto. E poi in questo caso io ho montato il podium shifter. L'avevo già provato e recensito in altri video. Devo dirvi, sono sempre molto soddisfatto del tipo di feeling che ha questo cambio, perché è molto silenzioso, ha un giusto feeling di forza nel andarlo a premere, probabilmente più forte di molti volanti che ho provato. Soprattutto, ragazzi, questa paletta qui sopra è davvero molto più dura. Naturalmente manderò dei video per farvelo vedere ancora più nel dettaglio. La paletta, la parte del paddle è in carbonio, è un carbonio molto fino e in realtà in questo caso, se andate a fare più forza nella parte alta, vedete che potrebbe esserci un pochino di flessione. Diciamo che per l'utilizzo normale vedo un po' complicato che voi possiate andare a spingere, a voler continuare a spingere nella parte alta, però è un aspetto che va considerato. A livello di sensoristica, i due cambi funzionano con un micro switch. Per quanto riguarda la frizione è un sensore di Hall, e soprattutto per quanto riguarda la frizione anche la parte del paddle, anziché essere in carbonio, è in questo metallo dorato. L'aspetto estetico naturalmente lo lascio sempre a voi, personalmente l'ho trovato piacevole. Sempre nella parte dietro, in questo caso il quick release, il QR2. Ragazzi, fa parte degli aspetti che, anche recensendo la base, mi ha particolarmente stupito. Finalmente Fanatec è riuscita a creare un sistema davvero semplice nell'inserimento e il disinserimento del volante e molto stabile al contempo. Naturalmente io l'ho provato con la base CSDD. Faccio questa specifica perché credo anche in quella base, per mio ricordo personale anche di altri modelli, anche la parte del mozzo personalmente l'ho trovata davvero solida rispetto anche a modelli precedenti, proprio per come è strutturata la parte del motore, per come è strutturata la parte del mozzo. E quindi, unito a un sistema quick release rinnovato di questo tipo, è veramente solidale e dà proprio quell'effetto di totale solidità. Non so il QR2 come possa comportarsi magari con basi diverse. Anche in questo caso per il montaggio è stato tutto molto semplice, ci sono tutte le guide, ma naturalmente ho fatto dei video per farvelo vedere un attimino nello specifico come funziona. E adesso approfitto e vi faccio vedere anche un po' il suo software. Eccoci all'interno del software Fanatec. Vi faccio sempre presente di controllare il driver che ho installato e tutti i firmware delle periferiche che sto usando, perché tutto questo rimane legato a quelli che saranno poi le mie regolazioni e le mie valutazioni. Anche qui andiamo a vedere che tutti i pulsanti funzionino, anche le frizioni, come vedete. Se ne premete una per volta, entrambe daranno il 100% e non lavorerà in realtà il bite point. Per farlo attivare dovete premerle entrambe, in realtà anche sullo schermo del vostro volante apparirà il valore che avete deciso di bite point. A questo punto rilasciate una paletta e vedete che rimarrà la quantità di segnale che avrete scelto. A questo punto rilasciate anche la seconda. Naturalmente, andando a modificare questo valore, andrete a scegliere quale sarà il valore che rimarrà. In realtà potrete farlo anche direttamente sul vostro volante. Premete entrambe le palette, ne rilasciate una volta che vi segna il valore, in realtà con questo cursore qui, vedete, andate a modificare questo valore e quindi potrete farlo direttamente in game con le vostre auto, perché è proprio questo valore che andrà a migliorare le vostre partenze. E naturalmente questi sono i vari settaggi. Naturalmente c'è anche la possibilità di andare a aggiornare tutti quanti i firmware e penso per il software non ci sia null'altro da dire. Ragazzi, bentornati. Voi con questa bottom plate che volante ci abbinereste? Lo abbinereste con questo o ne scegliereste magari un tipo GT? A me personalmente mi è molto piaciuto. Sarà che poi i volanti fatti direttamente da questo genere di aziende, nel tempo ho notato la qualità della pelle,
della parte dell'Alcantara tendenzialmente dura un pochino di più. Vi consiglio sempre comunque di utilizzarlo con i guanti. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Anche in questo caso, con questo genere di prodotto, credo che ci sia la svolta un pochino su quella che è la direzione, la nuova direzione che vuole prendere Fanatec, portando dei prodotti di un livello innanzitutto di appeal estetico, in questo caso orientato al reale, anche perché questa bottom plate viene utilizzata anche nel rally reale. Come ho detto già, io l'ho vista anche in versioni con volanti diversi e mi piace davvero tanto. Spero di avere l'occasione di avere anche qualche altro volante da montarci per vederla anche dal vivo a livello estetico che effetto mi fa. A livello costruttivo, la bottom plate personalmente l'ho trovata ottima nell'utilizzo, anche il tipo di feeling dei pulsanti personalmente mi è piaciuto. Faccio però notare che a livello di ergonomia, a parte questi, per questi altri pulsanti posti un pochino più al centro, li ho trovati un po' più difficoltosi da andare a premere, soprattutto perché io gioco in realtà virtuale, quindi non guardo sempre il volante, ma sfido in certe occasioni, se uno gli dà una funzione particolare, a dover spostare per forza lo sguardo sul volante per andare a ricercare un pulsante. Questi al centro sono un po' scomodi. Posso capire il rotary, spostare la mano per andare a muovere il rotary, soprattutto nel rally in cui magari, nell'utilizzo rally, in cui magari non è che serve tutte queste volte andare a fare modifiche, però è più semplice, sono più intuitivi da andare a premere, anche nel mio caso con il visore. Per quanto riguarda i pulsanti centrali è stato un po' più complicato, ci ho provato delle volte per fare dei test, è vero che sono riconoscibili da queste cover, ma li avrei preferiti un po' più vicini alla parte del pollice per poterli utilizzare senza magari staccare la mano, memorizzi il punto in cui sta e magari per le differenze proprio delle cover che hanno sopra te li vai a cercare e ritrovare, come per esempio mi succede con volanti di altro tipo. Per quanto riguarda il diametro, come ho detto, è un diametro da 32, anche per l'utilizzo GT io spesso utilizzo volanti da 30, anche con questo 32 non mi sono trovato per niente male. Naturalmente con il visore l'occhio e il cervello lavorano in modo diverso, il cervello riallinea quello che vede, però la sensazione personalmente molto soddisfacente, soprattutto col fatto, avendolo provato con 12 Nm, come ho già detto nella recensione della base, ho trovato comunque tanta corposità anche con un diametro di questo tipo. E voi ragazzi che mi dite? Vi è piaciuto? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della recensione. Naturalmente ragazzi ringrazio ancora Fanatec di questa nuova collaborazione nata veramente da poco, anche grazie a voi, e naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare direttamente dal sito Fanatec. Naturalmente utilizzare quei link a voi non cambia nulla, nel mio caso aiuta il mio canale a crescere, aiuta il mio canale a poter rimanere nel mirino anche di questa azienda e poter recensire sempre per voi nuovi prodotti. Quindi per chiunque voglia supportare il mio canale, utilizzate i link qui sotto, ce ne sono anche tanti altri di altri brand, alcuni ho anche dei piccoli sconti per voi, ma tutti sono finalizzati in parte ad aiutare il mio canale a poter crescere sempre di più. Vi ringrazio come sempre per il supporto perché non ci sarebbe il canale senza di voi, ciao!